Buongiorno e benvenuti. Oggi parliamo del primo episodio della nuova serie sul nostro arciere preferito della Terra di Mezzo. Ah no, quello è Legolas. Del nostro arciere preferito del 12° distretto. Ah no, quella è Katniss. Del nostro arciere preferito che ruba i ricchi per dare ai poveri? No, quello è Robin Hood. Del nostro arciere preferito che ha combattuto Thanos e ritrovata la sua famiglia non riesce ancora a passare un po' di tempo con loro in totale pace e serenità? Sì, quell'arciere. Quindi iniziamo subito ad analizzare il primo episodio di Hawkeye. Attenzione, continuate a vostro rischio e pericolo. Questo è un avviso di spoiler. Il primo episodio, intitolato Mai incontrare i propri eroi, riferimento all'incontro di Kate e Clint in questo episodio, si apre come ogni altro prodotto Marvel con il logo, stavolta aggiornato per comprendere anche Shang-Chi. Stranamente però il logo né in questo episodio né nel successivo è mutato per rispecchiare la serie, magari con colori sul viola o simboli circolari, come invece è successo con le serie precedenti. Come con il primo episodio di Loki, la serie si apre con una sequenza flashback del 2012. Ci viene così introdotta Kate Bishop, posizionandola da subito come ragazzina dai 1000 talenti, tra cui arceria e scherma. La vediamo rigliare la conversazione dei genitori, i quali stanno litigando per questioni economiche. Dato che una soluzione non pioverà dal cielo, propone di vendere il loro attico. Durante la battaglia del 2012, sì, le cose cadono dal cielo. Il padre va quindi a parlarle, scena che può essere un parallelismo a quella di Tony con Morgan, e nella sua stanza notiamo un peluche a forma di giraffa, lo stesso già visto nella stanza dei gemelli di WandaVision. Vediamo anche un peluche a forma di squalo, possibile riferimento a Jeff the Land Shark, uno squaletto apparso in West Coast Avengers. Poco dopo inizia la battaglia di New York e, ironicamente, iniziano effettivamente a, per così dire, piovere cose dal cielo, o meglio, giungere sulla terra. Vediamo infatti l'armata dei Chitauri passare sopra la casa di Kate, e Kate cercare spaventata i genitori che, alquanto sospettosamente, sono spariti. Una delle facciate di casa sua viene poi distrutta e lei rischia di essere attaccata da uno dei Chitauri, ma viene prontamente salvata da Clint, che rivediamo nella stessa esatta scena di Avengers, che tra l'altro mimica anche quella di apertura della serie fumettistica del 2012. E tra l'altro possiamo anche ipotizzare in quale momento di Avengers abbia tirato la freccia che ha finito per salvare Kate. Capiamo così l'origin story di Kate, che salvata da Clint lo prende come esempio da seguire e modello, nutrendo per lui una fortissima ammirazione. E cavolo, anche a me verrebbe da voler imparare l'arceria vedendo uno combattere un'invasione aliena con arco e frecce. Quanto scommettiamo che alla fine della serie ci sarà un aumento incredibile di richieste di lezioni di arceria? Tra l'altro l'origin story di Kate è alquanto accurata a quella dei fumetti, dove Kate era stata rapita da un super cattivo e salvata anche in quel caso da Hawkeye. Mostrare la battaglia di New York tramite diversi punti di vista sembra essere ricorrente nell'MCU, prima in Endgame, poi nel primo episodio di Loki, ancora qui, ma anche dopo nella sequenza musical. Mi sembra un bel modo per andare avanti con le fasi dell'MCU, ma ricordando come siamo arrivati a ciò e quindi onorando il passato. Ed è anche un buon modo per rendere questi eventi di scala intergalattica più terra-terra, un po' come i diversi punti di vista del blip mostrati in WandaVision. Ritroviamo Kate e la madre Eleanor al funerale di Derek, il padre di Kate. Nei fumetti però era la madre di Kate ad essere morta quando lei era bambina, mentre il padre ha giocato un ruolo alquanto da antagonista, finché non si è scoperto che la stessa madre era in realtà viva e collaborava con l'arcinemica di Kate, Madame Mask. È quindi possibile che qui abbiano invertito le morti dei genitori, ma che comunque la madre avrà una filazione con Madame Mask? Possibile anche che il padre non sia davvero morto? D'altro canto una regola dei film e delle serie è che nessuno è davvero morto finché non si vede il corpo. In ogni caso in questo momento vediamo la nascita di Kate come eroina, che dopo aver assistito all'attacco dei Chitauri, stata salvata ma aver perso il genitore, si convince di dover fare qualcosa per proteggere sua madre e in generale fare del bene, e le chiede quindi un arco e frecce. Iniziano poi i titoli di testa che molto astutamente ci mostrano l'evoluzione di Kate da bambina, con già numerosi premi, alla giovane adulta molto abile. La vediamo infatti ricevere l'arco dalla madre, allenarsi ripetutamente con esso, vincere medaglie diventando sempre più brava, praticare arti marziali, scherma e ginnastica artistica, diventando anche in queste sempre più brava. Insomma, in pochi secondi di sigla ci hanno mostrato a che punto si trova ora Kate, in modo molto più visivamente interessante e astuto che attraverso un montaggio di lei negli anni. Inoltre lo stile grafico è super accurato a quello dei fumetti del 2012, il che rende il tutto ancora più esteticamente soddisfacente. Mi chiedo quindi se questa sequenza iniziale possa cambiare di volta in volta per rappresentare al meglio alcuni aspetti di certi personaggi, sarebbe davvero interessante. Infine la vediamo guardare una torre, ricollegandoci così all'episodio. Arriviamo infatti nel presente alla Stane Tower, che dalla placca sul muro sappiamo essere dedicata ad Obadiah Stane, il collega poi diventato cattivo visto nel primo Iron Man e che morì nel film. Visto il suo ruolo del film, verrebbe da chiedersi come mai sia stata dedicata a lui una torre,
ma probabilmente è ancora attiva la versione rilasciata da Coulson sulle circostanze della sua morte, ossia che fu causata dallo schianto del suo jet privato e non a causa dello scontro con Iron Man indossando la Ironmonger. È anche possibile che questo sia un riferimento per farci ricordare di Obadiah Stane, per poi poter introdurre, possibilmente in Armor Wars, Zeke Stane, ossia il figlio di Obadiah, nonché criminale nemico di Iron Man e di War Machine, che collaborò con AIM, un'altra organizzazione criminale simile all'Hydra, e MODOK. Tra l'altro, fun fact, Zeke è stato quasi introdotto in The Avengers, in quanto il regista Joss Whedon credeva che Loki da solo non sarebbe stato abbastanza come cattivo, ma l'idea venne scartata da Kevin Feige. Qui vediamo Kate accettare la sfida della sua amica Greer, la quale potrebbe essere un riferimento a Greer Grant, ossia Tigra dei fumetti, la quale possiede fattezze e abilità da tigre. Lei e Kate hanno avuto anche un incontro in uno dei fumetti di West Coast Avengers. Kate vince effettivamente la sfida. Ma così attaccata alla faccia si tira con l'arco? Cioè io non ne so niente di arceria, però proprio così attaccata? Chiedo. Ma nel fare ciò distrugge completamente la torre, dicendo "This is bad", tipica frase di Clint nei fumetti quando la situazione si mette male. Passiamo poi alla prima ambientazione natalizia e ritroviamo Clint e i figli andare allo spettacolo musicale su Capitan America, che reca lo slogan quali "A Timeless Story for a Timeless Hero", in riferimento al nickname di Cap, ossia The Man Out of Time, l'uomo fuori dal tempo. Passiamo poi al musical stesso, che è stato interessante per così dire. Diciamo che l'espressione di Clint dice tutto, che tra l'altro ricorda alquanto quella di Thor in Ragnarok mentre vede lo spettacolo messo su da Loki. Scherzi a parte, tralasciando l'aspetto molto cringy e ridicolo di tutto ciò, devo dire che mi è rimasta in testa la canzoncina, che tra l'altro potete ascoltare in versione completa, vi lascio il link nell'info. Comunque vediamo diversi riferimenti come "I can do this all day", tipica frase di Steve, Hulk Smash, Tony e la bomba nucleare e lo shawarma post battaglia. Io ve lo dico, è possibile che Disney e Marvel sfrutteranno questo finto musical per fare in futuro davvero qualcosa del genere. Just wait and see. Quello che colpisce di più Clint è però vedere rappresentata Annette, cosa che gli riporta sicuramente alla mente tanti ricordi, soprattutto la sua morte, scena enfatizzata ancora di più dalla bambina vestita da Natasha che lo saluta. Clint ha quindi chiaramente una forma di PTSD post-guerra contro Thanos e senza di colpa da sopravvissuto nei confronti di Natasha. Vediamo quindi l'aspetto psicologico e l'affrontare le conseguenze degli avvenimenti della fase 3 come tema chiave dei prodotti della fase 4, perlomeno per i personaggi già precedentemente introdotti. Inoltre c'è una frase interessante che viene detta mentre viene inquadrato Clint, ossia "We'll blame you then, but you're good for now", quindi ti incolperemo dopo, ma per ora sei a posto. Possibile riferimento a ciò che accadrà quando si incontrerà con Yelena, che crede appunto sia responsabile della morte di sua sorella. Clint quindi disattiva il suo apparecchio acustico e poi, nel tentativo di scuotersi da tutto ciò, rassicura la figlia che se n'è accorta, dicendo che lui sa come va a finire il musical perché era effettivamente lì, cosa che però non può dire di Ant-Man. Beh, se vogliamo, in una versione, quella di Endgame, c'era, ma comunque è più probabile sia un riferimento ai fumetti in quanto in essi era uno dei membri fondatori degli Avengers. Tra l'altro i Torchi fan saranno felicissimi di vedere la scena di Thor e Loki che ballano assieme e si abbracciano. Direi che alla fine Loki aveva ragione quando diceva "I assure you, brother, the sun will shine on us again". L'apparecchio acustico di Clint fa riferimento alle sue origini, in quanto in diverse occasioni nei fumetti perse l'udito. Divenne sordo prima da bambino a causa delle continue violenze del padre, tornò a sentirci, riperse l'udito a causa di una ferita da combattimento e infine lo riperse nella saga del 2012 a causa di Clown, ma venne poi ristabilito grazie a un apparecchio acustico. Clint decide di uscire dalla sala e in bagno trova la scritta "Thanos aveva ragione", in riferimento sia alla realtà, visti i vari gruppi, soprattutto Reddit, che concordano con Thanos dicendo che non aveva tutti i torti, ma anche diversi video YouTube a riguardo, sia al mondo MCU dove gruppi come i Flag Smasher di Falcon e Winter Soldier ritengono appunto che il mondo fosse meglio prima del blip. È comunque un bello schiaffo in faccia a Clint che ha combattuto contro Thanos rischiando più volte di morire e perdendo effettivamente Nat e Tony. E dopo un incontro imbarazzante esce dal teatro dove viene raggiunto da Layla che empatizza con il dolore che prova per aver perso la sua migliore amica. Tra l'altro lo sapete tutti che l'attrice che interpreta Layla è Ava Russo, la figlia di Joe Russo a.k.a. i registi Russo, giusto? Viene poi raggiunto dagli altri figli e Nathaniel si conferma qui e in una scena successiva come il miglior personaggio, ponendo le vere domande come solo Flynn di Rapunzel può fare. Why is everyone singing and dancing about everything? Ritorniamo poi a Kate a casa della madre che evidentemente dopo la morte del marito non ha dovuto vendere l'attico. Ironicamente quindi la soluzione ai loro problemi è effettivamente caduta dal cielo. E una teoria infatti è che la madre sia in realtà una delle cattive, se non la cattiva della serie, e possa essere stata lei ad uccidere il marito approfittando della confusione dell'attacco. Qui ci viene introdotto Jacques Duquesne, detto Jack, che scopriamo essere il nuovo fidanzato ufficiale della madre, nonché super appassionato di spade.
Jacques nei fumetti è Swordsman, uno spadaccino che allenò Clint nei suoi giorni nel circo e divenne un supercriminale. Fu un personaggio molto importante per il passato di Clint, fungendo sia da mentore che da nemico, ma purtroppo nella serie non penso che vedremo ciò per via dell'età molto simile dei due. Penso sarà più un antagonista per Kate, il che un po' mi dispiace e mi fa temere che effettivamente non vedremo granché se non proprio niente sul passato di Clint all'interno dell'MCU. La scena è importante per ricordarci alcune cose, ossia mancano 6 giorni a Natale, è il primo Natale che passano tutti insieme dopo anni e semplicemente che Clint è stanco e vuole finalmente poter passare del tempo di qualità con la sua famiglia, cosa che, spoiler, non penso riuscirà a fare ancora per un po'. Torna all'imbarazzo quando il cameriere dice che la cena è offerta dalla casa in quanto Clint è un eroe che ha salvato New York. E nel mentre Sam non riesce nemmeno ad avere un prestito dalla banca. Ritorniamo a Kate alla festa di beneficenza dove viene raggiunta da Armand Duquesne, che nei fumetti è il padre di Jacques, ma qui scopriamo essere lo zio, che le rivela il fidanzamento di sua madre e Jack. La vediamo anche avere il primo breve incontro con Lucky the Pizza Dog, prima di imbattersi in una conversazione molto animata tra sua madre e Armand. Kate decide quindi di seguirlo e grazie al suo tuxedo si mimetizza coi camerieri e riesce a intrufolarsi nella cantina dove si sta svolgendo un'asta. Questo è un chiaro riferimento all'asta di fumetti, alla quale parteciparono anche Kingpin e Kate che si fingeva Madame Mask per poter ottenere l'oggetto dell'asta, ossia un video, poi scoperto falso, che incriminava Clint come assassino di un politico. Mentre qui vediamo che all'asta ci sono la spada e il costume di Ronin, alias di Clint a seguito dello snap di Thanos. Durante l'asta vediamo Armand avere una paletta col numero 124, riferimento al fumetto 124 degli Avengers, dove gli eroi si scontrano con Swordsmaster, mentre Jack ha il numero 102, riferimento al fumetto Avengers 102 dove gli eroi si scontrano con il Grim Reaper, a cui si è già fatto riferimento in WandaVision. In una scena molto divertente, Kate viene poi scoperta dal manager Gary e mostra la sua personalità autoironica ma anche sicura di sé. E mentre la spada viene contesa da Armand e Jack, ma finisce poi nelle mani di Armand, Kate, che capiamo essere molto bravo a origliare, sente la sospettosa conversazione della Tracksuit Mafia. Il costume di Ronin invece viene preso e indossato da Kate e Jack riesce a rubare la spada quando la cantina viene attaccata dalla Tracksuit Mafia, che è alla ricerca di un orologio. Inizia quindi la scena di combattimento tra Kate e la gang criminale, dove viene mostrata sia la bravura di Kate, che sappiamo essere una campionessa di arti marziali, ma anche la sua difficoltà nel stare dietro ad un combattimento del genere, chiaramente fuori dalla sua portata, ma nonostante ciò dimostra la sua forza d'animo e resilienza nel continuare a combattere, tipico segno di Hawkeye. Durante il combattimento vediamo quindi sia la resistenza di Kate, che va avanti nonostante tutto, ma anche delle cavolo di bottiglie di vino, ma di cosa sono fatte che non si rompono, vibranio? Nel mentre un membro della gang riesce a trovare il famoso orologio etichettato con il numero 268 e la scritta Avengers Compound, è quindi probabile che appartenga a qualcuno degli Avengers. C'è chi teorizza sia di Tony e possiede una tecnologia simile a quella vista in Civil War e comprenda quindi qualche parte se non l'intera armatura di Tony. Oppure il numero 268 potrebbe riferirsi al numero 268 del fumetto sugli Avengers, durante il quale Capitan Marvel, Capitan America e Namor combattono contro Kang. Kang, comparso già alla fine di Loki e atteso come cattivo del terzo Ant-Man, nei fumetti è un mastro del tempo, quindi c'è già un collegamento appunto con l'orologio che serve per leggere l'ora, quindi il tempo. È possibile quindi che l'orologio sia di Kang e che Kang sia già sulla Terra. Nel secondo episodio scopriamo infatti che Tony ha venduto l'Avengers Tower, e quindi è possibile che seguiranno ciò che è successo nei fumetti, con Tony che ha venduto la torre alla Kang Enterprise, già apparsa in Loki, e che è di proprietà proprio di Kang. Infine l'orologio potrebbe essere un oggetto di valore sentimentale di uno dei cattivi, che sia Echo, Madame Mask o addirittura Kingpin, che si vocifera ritorni in questa serie per un cameo, dopo la sua apparizione nella serie Netflix Daredevil. Arriva poi Loki che attacca l'uomo e riceve un calcio da lui, ma arriva Kate a proteggerlo, mettendo prima KO il criminale e poi salvandolo dall'essere investito da una macchina. In questa scena vediamo anche per la prima volta Kazi, ossia Clown dei fumetti, un mercenario ingaggiato da diversi criminali, tra cui appunto la Tracksuit Mafia, ma anche Kingpin. Comunque nel fumetto la storia di Loki era molto diversa. Clint incontrò Lucky quando era ancora il cane del leader della Tracksuit Mafia e si chiamava Arrow e gli offrì un pezzo di pizza. Clint venne poi aggredito dal gruppo criminale e Lucky lo difese attaccando uno dei membri della banda, che gli si ritorse contro scraventandolo nel traffico di New York. Clint però riuscì a salvarlo, nonostante malconcio con un occhio mancante, e lo adottò, cambiandogli però il nome da Arrow a Lucky. E quindi un altro cambiamento della fonte originale della storia, e un pochino mi fa storcere il naso. Nei fumetti la scena era molto più violenta, con Lucky che viene effettivamente investito, quindi approvo assolutamente il fatto di non aver intrapreso questa strada, ma anche una scena che nei fumetti mostra l'altruismo e la sensibilità di Clint nell'intento di proteggere sempre tutti, andando fino in fondo e portandolo dal veterinario, arrivando anche ad avere un attacco d'ira contro il veterinario, implorandolo di rimettere in sesto Lucky. Inoltre nei fumetti Lucky è prima il cane di Clint e poi lo diventa più di Kate, e insomma mi piaceva di più la versione dei fumetti. Comunque sì, mi sembra abbastanza chiaro che tutto ciò che riguardava il passato di Clint adesso è diventato il passato di Kate.
Ma posso capire perché abbiano scelto questa direzione e di farlo essere fin da subito il cane di Kate, soprattutto visto l'arco molto breve degli eventi della serie, ossia solo 6 giorni, un giorno per episodio. Torniamo da Clint e i figli che scoprono di ciò che è successo guardando il telegiornale, dove tra l'altro compare lo stesso giornalista già comparso in numerosi film dell'MCU, tra cui l'ultimo proprio Spider-Man Far From Home. Clint ha quindi dei flashback dei suoi tempi da Ronin e capisce di dover fare qualcosa a riguardo. Kate porta poi Loki nel suo appartamento e gli dà da mangiare una fetta di pizza, cosa che fece appunto Clint nel suo primo incontro con lui nei fumetti. Loki entra quindi a far parte ufficialmente del quartetto di animaletti carini e coccolosi dell'MCU. Kate si reca poi a casa di Arman e lo scopre morto, così fugge. Viene però trovata dalla Tracksuit Mafia, capitanata da quello che sembra essere Ivan Banionis, appunto il leader della gang nei fumetti, i cui membri mostrano la predilizione per la parola bro, proprio come nei fumetti. Yeah, bro. Iniziamo coi bro. Iniziano quindi a combattere, ma anche qui Kate è un po' in difficoltà. Viene quasi sconfitta finché non viene nuovamente a salvarla Clint. L'episodio si conclude con Clint che toglie la maschera a Kate e scopre essere nient'altro che una giovane ragazza, mentre Kate inizia a fangirlare per essere in presenza del suo eroe. Iniziano poi i credits. Quanti credits? 4 minuti! Marvel, che è successo? E si conclude così il primo episodio di Hawkeye. Un inizio, devo dire, abbastanza buono secondo me, come avete capito appunto dal video analisi ci sono alcune cose che mi fanno un po' storcere il naso, ma sono molto curiosa di vedere come andranno avanti con la narrazione. Il secondo episodio è già uscito, quindi vi rimando a quel video analisi. E se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, scrivetemi nei commenti cosa ne avete pensato voi di questo primo episodio, se avete già qualche teoria, e mi farebbe molto piacere, se appunto il video vi è piaciuto, se lo condivideste per citare Maurizio Merluzzo con amici, parenti, compari, nipoti. Quindi vi rimando appunto al secondo video analisi e ci vediamo presto. Ciao!